Ciao amici della Squisita, sono Davide Civitiello e ci troviamo a Napoli. Oggi prepareremo una ricetta molto tradizionale, il ripieno, nelle sue varie versioni, a calzone, rotondo, a forma di Vesuvio. Ne vedremo delle belle, ci divertiremo tanto insieme. Siete pronti? Per il nostro impasto abbiamo bisogno di questi ingredienti: acqua, sale, lievito, farina, olio e zucchero. Mettiamo metà sacco di farina sulla destra della madia, che sono circa 400 grammi, 500 grammi di acqua dall'altro lato. Andiamo a mettere zucchero e sale, che sono due assorbitori di acqua e vanno sciolti nell'acqua. Sciogliamo prima zucchero e sale all'interno della farina. Andiamo a mettere il nostro lievito disidratato sulla farina, in questo caso ne abbiamo messo circa 7 grammi e iniziamo pian piano a far assorbire il tutto. Inizio già ad entrare con l'olio. Facciamo sì che tutti gli ingredienti siano una sola cosa. Continuiamo pian piano a versare il restante della farina fino ad arrivare al punto di pasta. Possiamo continuare a lavorare il nostro impasto sul tavolo da lavoro. Quindi lavoro a due mani e iniziamo a lavorare proprio sul glutine, lo sentiamo. Ho un'idratazione di circa 60-62%. Quando vediamo che l'impasto è elastico, morbido e ben idratato, siamo pronti praticamente per portarlo in riposo. Il pasto è pronto e è bello ossigenato. Facciamo riposo in massa di 16 ore e dopo faremo i panetti. Stagliare la pasta, una parola che in tanti vi spaventate a casa, ma non è altro il modo in cui andiamo a tagliare un impasto di pizza filante. Tagliare un pezzo di impasto. Una volta tagliato il pezzo di impasto, o ci giriamo sopra, come in questo caso che diventa tonda, o addirittura con la mano e andiamo ad arrotondare. Otteniamo un altro panetto che è molto semplice. Con la ricetta che vi ho dato, con mezzo litro di acqua, otterrete 5 panetti, in questo caso anche uno per bambino. Partiamo dal ripieno classico, detto anche calzone. Gli ingredienti che andremo ad usare sono ricotta, fior di latte, pomodoro pelato, salame di tipo Napoli, un pecorino, pepe macinato e basilico freschissimo. Ricotta, andiamo a stemperarla un pochettino. In questo caso non abbiamo nemmeno bisogno di altro liquido all'interno perché è già bella morbida. Se la ricotta che usate è leggermente asciutta, potete aggiungere un po' di latte all'interno, in modo che diventa bella soffice e setosa e potete stenderla nel vostro calzone. Classico fior di latte. Lo andiamo a tagliare prima a listarelle. In questo modo lo possiamo usare per una pizza, ma per il calzone vi consiglio di farlo a dadini, in questo caso, in modo che all'interno del ripieno tutto l'umido evapora e abbiamo una bella mozzarella asciutta e filante. Salame di tipo Napoli. Togliamo il budello naturale, andiamo a tagliare il salame in maniera molto sottile, prima a fette, poi lo facciamo prima a listarelle. Come per il latticino lo andiamo a fare a dadini. Per il nostro calzone usiamo un pomodoro pelato ed andiamo a schiacciarlo nel classico modo napoletano, a mano o con un passaverdure a maglia larga. Per ogni 100 grammi di pomodoro pelato aggiungiamo 1 grammo di sale fino. Andiamo a scioglierlo per bene. Dopo 24 ore il nostro impasto è pronto per essere steso. A differenza dei video precedenti, questa volta faremo una cosa differente, perché per fare un buon calzone napoletano, un buon ripieno, abbiamo bisogno di un bordo sottile e di un centro leggermente più spesso. Andiamo a vedere come. Andiamo a stendere nel bordo, vedete? Al centro la tocco pochissimo. Perché si stende il bordo e meno il centro? Innanzitutto perché al centro mettiamo tutto il ripieno, quindi abbiamo bisogno di una dose di impasto leggermente più spessa in modo che non si bagna, non si rompe in cottura, e di un bordo più sottile perché quando lo andiamo a chiudere, attaccando i due bordi, abbiamo bisogno anche che questo impasto poi si cuoce, che questo impasto non diventa molto mollicoso. Normalmente per una pizza classica si parte da pomodoro, invece nel ripieno gli ingredienti si mettono totalmente al contrario. Iniziamo dalla ricotta. Inseriamo la ricotta e la andiamo a stendere per metà. Vedete? Mettiamo il salame, in questo caso lo mettiamo per prima, fior di latte, tagliato tutto a dadini precedentemente, pepe nero macinato a grani,
un po' di basilico tritato, spezzettato a mano se vi piace, un filo d'olio extravergine. Andiamo a chiudere il nostro calzone, giriamo e andiamo a mettere, guardate, pari passo, cornicione su cornicione. Un altro dei trucchi è fare questo, in modo che tutti gli ingredienti siano uniformi, e poi alzate la pancia. In questo modo iniziamo ad avere la pancia, la famosa pancia del ripieno. Un'altra cosa da fare è bucare leggermente il ripieno sopra, in modo che non si gonfi e tutto il pomodoro e la mozzarella possono cadere. Andiamo a mettere il nostro pomodoro. Non ne mettiamo tanto, perché più pomodoro mettiamo più crudo rimane il nostro ripieno. Lo mettiamo giusto un po' su tutta la superficie. Andiamo a mettere qualche altra fogliolina di basilico, che ipoteticamente possiamo mettere anche in uscita. Altro fior di latte, ma non moltissimo, tagliato. Possiamo usare un pecorino già grattugiato, o possiamo grattarlo con una grattugia sopra. Non ci resta che mettere il nostro calzone all'interno del nostro forno di casa. E andiamo. Abbiamo un forno di casa alla massima temperatura e una pietra refrattaria messa 20 minuti prima all'interno, in modo che sia bella calda e ci aiuti nella cottura. Normalmente un ripieno fatto in casa cuoce dai 6 ai 7 minuti. Dopo 7 minuti il nostro calzone è pronto per essere sfornato. Non è secchissimo, vedete, come vedete il pomodoro è rimasto bello integro ma asciutto. Per la lunga cottura si asciuga sempre un po' troppo il ripieno, quindi cosa faccio? Appena sfornato metto un giro d'olio d'oliva, un po' di basilico a crudo. Ecco il mio calzone napoletano pronto per essere mangiato. Andiamo a vedere come si fanno gli altri ripieni. La seconda tipologia è una pizza che per metà è pizza e per metà è ripieno. Per questa pizza useremo fiarielli, cervellatine, salsicce, provola affumicata, la ricotta preparata precedentemente e pecorino. Andiamoci a preparare subito un mix di ricotta e battuto di fiarielli. I fiarielli sono broccoli napoletani, quindi vengono dalla famiglia dei broccoli. Andiamo praticamente a togliere il budello dalla salsiccia. Andiamo a tagliare la nostra provola affumicata, sempre a dadini. Questo ripieno è un po' particolare perché, come vi ho detto, è per metà pizza e per metà ripieno. Per fare la parte col bordo partiamo dal centro verso il cornicione come una pizza classica. Capovolgiamo il nostro panetto e creiamo la parte ripieno, quindi andiamo a stendere sul bordo, vedete? Partiamo proprio dalla parte ripiena. Abbiamo preparato precedentemente questo mix di ricotta e fiarielli che andiamo a mettere nella parte del ripieno. Andiamo a mettere un po' di provola affumicata, un po' di pecorino all'interno. Andiamo a chiudere la prima parte di ripieno. Una volta chiuso il nostro ripieno, ci ritroveremo un bel cornicione da quest'altro lato e siamo pronti per andare a condire il ripieno, che facciamo nella maniera classica, gusto salsicce e fiarielli. Quindi fiarielli, ricordiamo sempre, sono broccoli napoletani. Mettiamo provola affumicata, la salsiccia che abbiamo tolto il budello prima la mettiamo sopra perché deve cuocere per 6-7 minuti all'interno di un forno. La mettiamo cruda così non si secca troppo e ce la troviamo cotta. E per ultimo una buonissima grattugiata di pecorino. Come per il primo siamo pronti per infornare il nostro secondo ripieno. Se avete difficoltà a passarlo dal banco alla paletta potete stenderlo sempre sopra la pala. Anche il secondo ripieno cuocerà per 6-7 minuti alla massima temperatura su pietra refrattaria. Andiamo a sfornare la nostra pizza. Mettiamo un filo d'olio in uscita. Ripieno bello, dorato, anche croccante, pronto per essere mangiato. Ed ecco il terzo ed ultimo ripieno fatto in casa. Per la farcitura abbiamo bisogno di ricotta,
mozzarella, ciccioli di maiale, pecorino, pepe nero e pomodoro. Anche i ciccioli di maiale li andiamo a tagliare a dadini. Per questa tipologia di ripieno, in questo caso abbiamo bisogno di un panetto completo da 250 grammi sotto e un altro da 130 sopra, quindi è veramente un bel ripieno. Come la prima tipologia di ripieno partiamo dal bordo, con uno spessore al centro più spesso, in modo da trattenere tutti gli ingredienti all'interno. Andiamo a inserire il primo ingrediente, ricotta, ciccioli di maiale. Normalmente si usano mozzarella, fior di latte, ma potete mettere tutto quello che vi piace, anche una provola affumicata. Andiamo ad inserire un po' di basilico tagliuzzato all'interno, sempre un giro d'olio che ci aiuta a cuocere il ripieno. Ora andiamo a stendere leggermente, non stendere, normalmente guardate che faccio, la tocco veramente poco, la vado ad allargare addirittura con le mani e vado su tutto il ripieno. A questo punto con due mani attacchiamo bordo e bordo e assicuriamoci che in tutti i lati sia chiuso. Allora, anche in questo ripieno, come la prima tipologia di pomodoro, ne mettiamo veramente poco, ma l'importante è che lo mettiamo su tutta la pizza in modo che non si bruci. Andiamoci a grattugiare il pecorino, un leggero filo d'olio, e siamo pronti per andare a infornare il nostro ripieno all'interno del forno di casa. Come al solito, forno a massima temperatura, con pietra refrattaria messa 20 minuti prima all'interno del forno e cuocerà per 6-7 minuti. E questo è il calcio spettacolo, ragazzi. Il nostro ripieno è stato sfornato, possiamo aggiungere un altro po' di pecorino in uscita, bello così, un altro giro d'olio, ed ecco il nostro ripieno pronto per essere mangiato. Abbiamo visto come si preparano 3 tipologie di ripieni differenti, ma tutti belli pieni e saporiti. Vi saluto, un abbraccio forte forte da Davide Civitello, al prossimo video.